Appena arrivate, lampadine Bluetooth iCostar. Io di questo marchio in passato ho già recensito altri due dispositivi, devo dire che si comportano veramente molto bene e alla fine di questo video vi lascio anche le altre due recensioni, quindi mi raccomando andatele a vedere. Abbiamo detto lampadine Bluetooth, ma non parliamo del classico vecchio e tradizionale Bluetooth, ma qui parliamo di un Bluetooth Mesh 5.0. È la prima volta che vado a testare e recensire un prodotto con questa tecnologia, quindi cerchiamo di capire come funziona. Innanzitutto questa tecnologia ci dà la possibilità di collegare insieme fino a 200 dispositivi, creando una connessione molto più stabile e molto più veloce. In questa tecnologia un dispositivo Bluetooth non è più un punto punto, ma si va a creare una vera e propria rete. Quindi ogni dispositivo, oltre a ricevere il segnale Bluetooth, andrà anche a trasmettere il segnale Bluetooth. Quindi questo farà sì che si va a creare una vera e propria rete e si andrà anche ad estendere la portata del Bluetooth. Noi sappiamo che mediamente dentro casa la portata del Bluetooth è di circa 10 metri, ma se mettiamo appunto una lampadina all'estremità di un muro avremo altri 10 metri. Quindi potremo andare a gestire da dentro casa anche lampadine o dispositivi che per dire si trovano fuori dalla nostra abitazione e questo tramite il Bluetooth, quindi non dipendiamo più dal nostro modem router wifi, ma da una connessione molto più stabile. E se si dovesse rompere un dispositivo, comunque tutti gli altri andranno a garantire comunque la connessione. Adesso andiamo subito a vedere cosa c'è nella scatola e vediamo come funziona. All'interno troviamo due lampadine Bluetooth Mesh 5.0 e troviamo quest'altro dispositivo. Questo è un gateway e questo servirà solo se vogliamo controllare le lampadine quando siamo fuori casa, perché grazie a questo dispositivo potremo andare a collegare il nostro modem e router al Bluetooth delle lampadine. Allora, caratteristiche principali direttamente dalla scatola. Vediamo innanzitutto i lumen, 1150 lumen, quindi devo dire lampadine molto luminose, a 60 è il modello, sono lampadine RGB, quindi possiamo andare a cambiare il colore, attacco è 27, potenza 12 watt, questo è il telecomando interno per andare a regolare diciamo tutte le impostazioni, naturalmente il telecomando Bluetooth, qui sopra leggiamo LED, Bluetooth, Mesh. Se giriamo la confezione andiamo a vedere la durata di queste lampadine, 25.000 ore, abbiamo anche la possibilità di scaricare l'applicazione iCostar, l'applicazione naturalmente compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi iOS. Andiamo invece a vedere il gateway, vediamo che è uno smart gateway, qui naturalmente per scaricare sempre l'applicazione e non abbiamo altre diciamo informazioni utili. Apriamo il gateway, vediamo cosa c'è dentro. Allora, cavetto per andarlo ad alimentare, USB di tipo C, USB di tipo A. E questo è il dispositivo. Molto semplice, abbiamo un tasto e la porta USB di tipo C per andarlo ad alimentare. Qui andiamo ad aprire le lampadine. Abbiamo allora telecomando Bluetooth e le due lampadine. Vediamo nelle lampadine cosa c'è scritto, le stesse informazioni, quindi Bluetooth Mesh Smart LED, 12 watt RGB, temperatura colore dai 2700 gradi Kelvin ai 6500 gradi Kelvin, 65 mAh. Quindi adesso ci spostiamo in salone e vediamo come funzionano tramite il telecomando. Andiamo ad avvitare la lampadina, vi ricordo in questo caso attacco E27. Prendiamo il telecomando e il telecomando arriva già abbinato alle lampadine. Quindi basterà togliere solo la linguetta di protezione. Proviamo a vedere se si spegne. Off. La lampadina si spegne. On. Si accende. Allora, temperatura colore 2700 gradi Kelvin. Ok, quindi luce gialla. 3002. 4000 che è quella che preferisco, 6005 luce molto fredda. Adesso vediamo con i colori. Rosso, ok, verde, blu e così via. Possiamo andare ad abbassare l'intensità, quindi premendo sul tasto meno. Quindi si abbassa l'intensità, possiamo andare ad alzare l'intensità. Qui abbiamo delle scene. Vediamo cosa succede. In automatico cambia colore. Scena 2. 3. Scena 4. Andiamo
a spegnere, perfetto. Seconda lampadina, abbiamo detto anche questa già abbinata al telecomando, quindi la vado ad avvitare, ok. Anche qui vediamo cosa succede, off, si spegne, on, si accende. Naturalmente poi qui potrò andare a decidere quale lampadina accendere o spegnere. Come si può vedere ho vari selettori, adesso così le comando tutte e due, quindi se le spengo le vado a spegnere tutte e due, se le accendo le vado ad accendere tutte e due. Passo successivo, andiamo a vedere l'applicazione. Questa è la plafoniera che io già sto gestendo e come possiamo vedere già mi dice che ci sono due dispositivi da aggiungere. Quindi clicco aggiungi dispositivo, clicco su più, queste sono le due lampadine e come possiamo vedere ho aggiunto le due lampadine. Qui posso andarle a rinominare, per dire questa la chiamo lampadina 1 e questa lampadina 2. Finito, quindi posso andare a spegnere o accendere la singola lampadina in base naturalmente a quella che vado a selezionare. Posso andare a cambiare colore, quindi entro dentro, luce colorata, in base a come mi sposto vado a decidere il colore, così anche per la lampadina 2. Posso andare a cambiare la temperatura colore, eccola qui dietro, quindi luce molto molto gialla, oppure posso andare ad impostare una luce colorata. Qui sotto ho dei colori prestabiliti, modalità posso anche andare ad impostare delle modalità, quindi la lampadina andrà a riprodurre dei colori prestabiliti. Adesso invece andiamo ad associare il gateway così vediamo come possiamo gestire le lampadine anche da remoto. Utilizziamo un alimentatore che normalmente utilizziamo per ricaricare il nostro telefono, ok, gateway attaccato, prendiamo il telefono, apriamo sempre l'applicazione e andiamo su aggiungi a dispositivi che possono essere aggiunti già trovato, quindi aggiungi dispositivo Smart Mesh GW. Quindi abbiamo visto che l'applicazione funziona bene e praticamente come trova un dispositivo lo aggiunge in automatico. Quindi mi dice di aggiungerlo. Allora, qui naturalmente devo inserire la password della mia rete wifi, quindi vado a inserire la password. Si sta collegando, finito. E dopo averle associate, quindi potremo andarle a gestire anche da fuori casa e comunque funziona anche l'integrazione con Alexa. Alexa, spegni lampadina 2. Ok. Alexa, accendi lampadina 2. Ok. Quindi abbiamo visto che è possibile anche con la voce andare a gestire queste lampadine. Bene amici, questo brevissimo video termina qui. Devo dire che questa tecnologia Bluetooth Mesh sicuramente è molto interessante, ha molte potenzialità. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarle a vedere. Se avete delle domande lasciatele nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.